Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete capito, ormai questi video sulla Suzuki Swift si stanno trasformando un attimino in una sorta di vlog. In pratica ogni fine settimana farò qualcosina, l'ho smontata, adesso pian piano risolveremo tutti i piccoli problemi che ha, una cosa alla volta. Oggi, visto che vagamente il cielo tiene, ne approfitterei per darle una bella lavata perché è sporca da far schifo. Tra l'altro oggi faremo una cosa molto importante, soprattutto prima dell'inverno, anzi in teoria bisognerebbe farla appena finito l'inverno, ma vabbè. Alziamo la macchina e facciamo quello che si chiama wheel off. Cosa vuol dire? In pratica alzo la macchina, tolgo le ruote e pulisco per bene il passaruota, perché immagino siamo pieni di merda, di fogliame, di roba varia, e siccome stiamo dando una sistemata come si deve alla macchina è inevitabile farlo. Ho alzato la macchina e l'ho appoggiata su dei cavalletti, uno di qua e uno di là, per sicurezza. Tolgo le ruote e inizio. Mi hanno tirato giù la gomma, come potete vedere pastiglie nuove TRV, i dischi sono messi abbastanza bene, hanno praticamente zero scalino, quindi questo è quello con cui ci ritroviamo. Vi faccio vedere anche qua su. E niente, il nostro compito è pulire tutta sta merda, tutta sta roba qui la andiamo a pulire come si deve, e lo facciamo ovviamente sulle quattro ruote, perché questa qui è una zona che voi non pulirete mai, a meno che non volete veramente pulirla, quindi dovete tirare giù le ruote e farla apposta. Perché abbiamo l'idro a portata di mano, visto che ha dato una botta nel frattempo, ne approfittiamo idro per togliere il grosso e poi dopo proseguiamo con i vari prodotti. Anzi, dato che ci siamo, visto che lo schiumogeno a portata, ci diamo una botta. Lasciamo agire per qualche minuto e poi lo sciacquiamo con l'acqua, ovviamente. Ok, questo è con cosa ci ritroviamo adesso. È abbastanza pulito, non ci sono delle gran plastiche onestamente che proteggono il telaio, è tutto telaio esposto. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Usiamo uno sgrassatore, un APC insomma, diluito, andiamo a spruzzare dappertutto e poi agitiamo con una spazzola, un paio di spazzole, un paio di pennelli, uno un po' più morbido e uno un pochettino più rigidino, e cerchiamo di pulire tutto qui e niente, ci vediamo fra poco. Come potete vedere viene via tutto lo sporco, basta anche un pennello, non c'è neanche bisogno di una gran spazzola. Quindi proseguiamo così e pulisco tutto l'interno. Questo è quello che viene fuori dopo la prima passata, e qua invece è come adesso, non pulito, vedete com'è scuro? E qua è come chiaro, è quasi più chiaro dell'ammortizzatore. Allora, qui volendo si può pulire ancora perché vedete, viene via. Darò un'altra botta di APC e probabilmente userò un pennellino con le setole un po' più rigide per tirarvi anche quella mondezza da lì e poi dire che ci siamo. Dopo un'attenta brasciata con vari pennelli spazzola, questo è il risultato. È ancora vagamente umido, ma direi che è ottimo. Purtroppo laggiù in fondo si fa fatica a arrivare con qualunque strumento, non ce la faccio, quindi mi dispiace, ma dovrò lasciare vagamente sporco. Abbiamo pulito per bene tutto, è bello rosso,
le plastiche anche, l'ammortizzatore ok, questo è tutto pulito. Ora diamo un po' di Iron X che mi va a pulire tutte le particelle di metallo eccetera, anche qua sul freno, sul disco, e diamo l'ultima sciacquata e poi andiamo un attimino a proteggerlo con qualche prodottino. Siccome sono uno stronzo e non mi convince sta roba qui, ho tolto le due viti, quello, poi anche quella e questa clip qui, per levare e spostare questo, perché so come in ogni macchina che sotto questo pannello qui si nasconde sempre della merda. E guardate un po' cosa ho trovato, vedete? Vedete la sporcizia? Ora lo vedete anche prima voi di me là dentro. Niente, quindi adesso io andrò là dentro, c'è una lumaca addirittura, andrò là dentro con l'aspirapolvere e aspirerò tutta quella mondezza prima che faccia la ruggine. Quindi mi raccomando, se avete una macchina vecchia che è un po' ferma o comunque che non è mai stata pulita in questo modo, molti di voi non avranno neanche le minigonne, quindi vi aiuterà, sarà anche più semplice, ma in ogni caso andate a vedere sempre qua sotto cosa si nasconde sotto questa parte del parafango, perché lì dentro si deposita la merda e lì rimane se non ci fate nulla, quindi mi raccomando, pulite. Bene, ho rimontato tutto, si è rotta la clip ma ne ho comprate un po', adesso le andrò a sostituire piano piano. Direi che del risultato sono piuttosto soddisfatto. Ora andiamo a spostare un po' di dresser per la plastica per proteggerla un po'. Ora idealmente dovrei spruzzarlo su un panno, ma siccome sono di fretta facciamo così. E questo è perché vi dico di pulire sta zona. Guardate un po' la mondezza che ho tirato via da qui, per darvi un'idea. Sono curioso di vedere dietro ci sarà meno roba probabilmente, ma davanti letale. Questa poi si bagna e vi fa la ruggine dentro qua. Perfetto, ora andiamo quick detail sulla parte metallo e siamo a posto. Ok, mi siedo, non ne posso più. Questo è il risultato dietro. Non ho pulito le pinze perché tanto c'era poca roba e ormai è ora di pranzo, quindi temo che possa venire a piovere a breve, dato che siamo così fortunati. E questo è il risultato dietro, ovviamente già trattato, tutto bello pulito e asciutto, e direi che così siamo a posto per tutto l'inverno, o almeno quando ci andrò a mettere le mani in carrozziera e non si sporcherà tutto e non bestemmiare in 15 lingue differenti. Molto bene, che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Dato che ho il cerchio fuori, diamo una pulita all'interno. Come vedete non è messo malissimo, sono un pochettino sporco, come vi dicevo è stato dipinto da poco, come potete vedere, e sono sorpreso, hanno dipinto sia davanti, sia dentro, sia all'interno che all'esterno. Di solito per fare una roba easy dipingono solo il fuori, verniciano, insomma. In questo caso hanno verniciato tutto nero, in teoria il lip doveva essere cromato e l'interno nero, per intenderci. Questa parte qui doveva essere cromata e questa qui nera, per spendere qualcosina in meno hanno fatto tutto nero. In ogni caso il risultato è buono, non mi fanno impazzire i cerchi, quindi se riesco a trovarne qualcuno di carino lo vorrei cambiare, ma nel frattempo, visto che la ruota è giù, tutte le ruote anzi, gli diamo una bella pulita anche con l'Iron X, tiriamo via tutto quello che bisogna tirare via e vi faccio vedere un attimino come diventa, così è prima e poi vi farò vedere come dopo la pulizia.
Ok, in pratica la pulizia è durata dalle 10 fino all'1, quindi 3 ore più un'altra ora dopo mangiato, quindi quasi 4 ore per pulirla completamente. Gli ho dato una bella lavata e soprattutto abbiamo pulito come si deve tutti, il vano ruota, come lo volete chiamare, gli archi. Dietro, come avete visto, erano un po' meno sporchi, ci sono meno componenti, più semplice, quindi è più complicato che si sporchi anche, ed è stato abbastanza rapido sistemarlo. Invece davanti, come avete potuto vedere, era bello sporchino. Ora abbiamo liberato anche questa zona qui da tutta la mondizia e ho potuto notare, mentre ero là sotto, che per accedere alla boccetta dei tergi, che è letteralmente qui, molto probabilmente mi tocca andare da sotto qua, togliere la ruota. Qui ci sono due plastiche nere che potevate vedere prima da dentro. Molto probabilmente con quelle clip, se le tolgo, riesco a sfilarle e accedere alla boccetta da sotto. Perché devo accederci? Perché devo cambiare il tubo, quello che va al tergi posteriore, che fa tutto sto giro qui sull'arco e viene oltre qua al portellone. Uno, perché non funziona. Due, anche perché se funzionasse sarebbe quasi peggio, perché il tubo è rotto qua dentro, come vi ho fatto vedere. Qui in questa zona qui è lacerato, quindi tutta l'acqua che richiama la farebbe scivolare giù e mi inonderebbe di nuovo questa zona qui. Quindi adesso ordinerò un tubino e vedrò in uno dei prossimi vlog di andarlo a sostituire. Mi accompagnerete tra bestemmie e imprecazioni varie. Niente, macchina è pulita, sono soddisfatto del lavoro, di come è uscita fuori. Oggi sono andato a sentire dal carrozziere per quei fuori là sotto e mi ha confermato, così solo vedendolo da lì, che probabilmente non è nulla di complicato. L'unica roba è che quando andrò, fra una settimana o due più o meno, mi dirà lui quando è libero, gli daremo un'occhiata come si deve, l'alzeremo sul ponte, guarderemo bene sotto, soprattutto in quella zona lì e dove è saltata via la vernice qua all'interno, che non ci sia sotto altri punti di ruggine o cose strane. Quindi andremo a sistemarla il meglio possibile in modo che il pianale sia sano, privo di buchi, privo di ruggine, eccetera. Niente, non so voi, ma adesso non c'è più il sole, non brilla più, ma la vista di sta macchina dal davanti è proprio bella. Questo fender riportato è proprio bella, mi piace da morire il fronte. Lato non tantissimo, devo essere sincero, questa zona qui non mi... un po' troppo pesante, ma da dietro adesso c'è ombra, non so se riuscite a vedere cosa intendo. Ha proprio un culone grosso e anche qui gasta questo sotto paraurti appiccicato a quello originale, è veramente cicciona e trasmette cattiveria e niente, mi piace questo lato qui, anche così, da questa prospettiva qui, da quella frontale a 3/4, secondo me è bellissimo. Come potete vedere dentro c'è tutto smontato, ci sono le panche, vari sedili, ho dovuto togliere la barra dei due duomi, tra l'altro anche lì saltata la vernice, farò vedere quello anche a lui, anche quella roba lì. E niente, cos'altro da fare? Ho da riverniciare, adesso vi porto a vedere nei prossimi vlog, mi accompagnerete. Questa è la scatola dei goodies, sono tutte le viti che ho tolto, quindi io vuole le ricorderò la loro posizione. Questa è la scatolina di clip che ho preso da Amazon, ce ne sono vari tipi, quindi proverò quella giusta e poi le comprerò in quantità. Quella è la radio che ho tirato giù, qui ho 4 candele in più che non si sa mai, le casse che ho tirato via, cavi delle casse, anche perché ho tolto la radio, andava e non andava, mi faceva incazzare, non la usavo e poi su una macchina del genere non la voglio. Al posto della radio voglio mettere
come vi dicevo, forse ve l'ho già detto in un video, volevo mettere i 3 manometri, pressione olio, temperatura olio, e il terzo vedremo. In genere si mette sulle macchine non turbo il volt della batteria o qualcosa del genere. E niente, vi porto un po' qua al sole. Una faticata quindi anche oggi, una sudata. Vedrò di tornare dentro e farmi una doccia. Ok, se sentite spari non vi preoccupate, c'è un tiravolo qua dietro. Ma detto questo vi saluto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. Vi faccio già gli auguri di buon Natale, buona Pasqua, buon Capodanno, perché probabilmente questo video lo vedrete in quel periodo. E niente, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi, dal vostro Morro, ciao ciao, pace.